Buonasera amici nerazzurri, il giorno dopo la vittoria sulla spalla, la sesta di fila per i nerazzurri, torniamo a commentare la prestazione della squadra di Luciano Spalletti con una nuova puntata di Extra Time e lo facciamo come sempre in compagnia di Massimo Paganini. Buonasera Massimo. Federica, buonasera a tutti. E Alberto Santi, ben ritrovato Albi. Ciao Fede, ciao Massimo, Ciao, buonasera a buonasera. tutti, ben ritrovati. Maxi, 4 spunti di oggi. Li elenchiamo velocemente, poi come al solito li spuntiamo uno alla volta. Direi che Keita alternativa sulla fascia, perché fino a questo momento aveva giocato prevalentemente come seconda punta, era stato alternato come prima punta o seconda punta. Il rientro di Versalico perché è ritornato a giocare dal primo minuto e l'ha fatto facendo una buona gara e anche un assist, consapevolezza nei propri mezzi, e poi andremo a vedere cosa intendo per consapevolezza nei propri mezzi, ma l'ha sottolineato anche il mister. L'Inter lo ha fatto non costantemente nell'arco della partita, però è ben consapevole di quello che è in grado di fare, tant'è vero che dopo che ha pareggiato la squadra è ritornata in vantaggio nuovamente. Alzare l'asticella perché dopo la sosta ovviamente ci saranno 4 partite importantissime e quindi staremo a vedere. È sempre da alzare l'asticella, però dal punto di vista mentale la squadra deve poter fare un ulteriore passo in avanti. Partiamo allora dal primo, Keita. Sì, Keita, ci sono ho preso degli spunti anche dal punto di vista, eccolo qua, dei video, dei suoi movimenti. Sull'esterno, sulla fascia, lui ha delle caratteristiche che gli altri, diciamo così, non hanno. Politano, Candreva, Perisic forse sì per caratteristiche. Mentre vediamo qui scarica il pallone e va a riattaccare immediatamente la profondità, subito. Poi l'azione si svolge nuovamente, il pallone va agli avversari e lui ha una buona caratteristica, che ha una buona aggressività, quindi qui è andato ad aggredire l'avversario diretto, era Cione, che se non sbaglio arriva davanti a Gomis. Qui è dove deve migliorare, perché qui ha fatto un tocco in più rispetto a quello che avrebbe dovuto fare se voleva servire la palla ad Icardi, oppure la scelta diversa, perché poi avrebbe potuto calciare in porta. Qui lo vediamo nuovamente sull'esterno andare a ricevere il pallone, ha giocato sulla catena di destra prevalentemente con Versalico e poi restituirgli il pallone nel momento in cui riceve palla di nuovo sullo spazio con Versalico, che è bravo ad attaccare la profondità e va a mettere questo cross poi nel mezzo. Quindi direi che la catena di destra ha lavorato molto bene, considerando che praticamente era la prima volta che giocavano assieme, per cui al di là di tutto significa che c'è un lavoro di base che viene fatto durante la settimana, che riguarda tutti i giocatori che lavorano sulle catene. Poi è chiaro che i giocatori ci mettono del loro, ma è il lavoro fatto dal mister e dall'allenatore che consente alle catene esterne di lavorare in un certo modo. Secondo spunto, l'importanza del rientro di Šime Versalico. Direi di sì, è un'ottima alternativa, quindi l'Inter ha 2 terzini con D'Ambrosio importanti sulla fascia destra. L'abbiamo visto fare delle ottime cose Versalico, considerando che la condizione atletica magari poteva non essere al 100%. Qui abbiamo visto nella fase di partenza era molto basso, quasi vicino all'area di rigore. Si fa 40 metri di scatto per andare a ricevere questa palla data da Nainggolan, con l'ottimo movimento di Keita a liberarlo, perché Keita si è spostato all'esterno, ha tolto il terzino, ha dato la possibilità della sovrapposizione del terzino, che poi ha messo la palla nel mezzo. Qui di nuovo con Borca Valero che riceve il pallone, è ottimo l'1-2 che vanno a fare di nuovo sulla fascia, bravo, 1-2, va a riprendersi questa palla nel mezzo per poi rimetterla al centro. Da qui nascerà poi il gol, perché dopo questa azione con la palla sua messa nel mezzo nascerà il gol di Icardi, di nuovo lui che va a ricevere la palla e la mette nel mezzo per Icardi, che attacca bene il primo palo. Una squadra che ha acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Sì, e lo testimonia il fatto che c'è un minuto e mezzo, quasi ne parlavamo prima con Alberto, eccolo qui, è ancora Keita che va a pressare e qui c'è l'inizio dell'azione, siamo all'inizio del primo tempo, quindi siamo al 13° circa del primo tempo, e la squadra è altissima. Qui vediamo Nainggolan che va a pressare, Perisic alto, Icardi alto, si alza anche Vecino per andare a prendere la palla. Poi una volta che Perisic ha messo il pallone nel mezzo, la squadra è scoperta, si trovano in 6 in avanti sopra la linea della palla e gli altri, 5 davanti alla linea della palla, gli altri dietro, con Borca Valero davanti alla linea difensiva che si muove perfettamente, comunque va a chiudere bene Asamoah dall'altra parte, quindi sulla diagonale a chiudere il possibile cross, chiusi bene gli spazi all'interno dell'area di rigore, la squadra riparte e da questa azione nasce poi il gol. La palla va a destra, come abbiamo visto prima l'azione con Keita, la sovrapposizione di Versalico, questa palla che va nel mezzo.
e da lì nasce il gol. Quindi la consapevolezza è data dal fatto che la squadra, qui il pallone esce in fallo laterale, poi c'è la rimessa laterale che porterà il gol. La squadra ha una grande consapevolezza, il fatto di sapere che se anche perde palla è equilibrata. I 4 giocatori più uno che sono rimasti dietro sapevano quello che dovevano fare, si sono spostati benissimo sul campo, quindi la linea è scappata e poi c'è stata la ripartenza con molti uomini sopra la linea della palla e una grandissima densità all'interno dell'area di rigore. E infine Max, alzare l'asticella anche alla luce del calendario che attende l'Inter a rientro dalla sosta. Sì, sei partite consecutive con 6 vittorie sono importantissime, considerando quelle che sono arrivate fuori casa, le vittorie fuori casa, la grande partita in Champions League. Alzare l'asticella significa andare ad affrontare Milan, Lazio e 2 volte il Barcellona, essendo consapevoli del fatto che questa striscia positiva deve continuare. Quindi non sarà semplice, è chiaro che incontri in campionato 2 squadre che stanno bene, perché c'è il derby di Milano con il Milan che è vero che ha 12 punti ma ha una partita da recuperare, e la Lazio che è la quarta forza del campionato, lo ha dimostrato di stare benissimo. Per cui direi che al di là di tutto l'asticella si deve alzare, perché è una squadra che vuole fare un ulteriore percorso, lo ha detto Spalletti, prendere consapevolezza di cosa vuol dire indossare la maglia dell'Inter, sapere di ripercorrere una strada che ha portato poi a dei traguardi importanti. Questo significa alzare l'asticella, è chiaro che non è semplice, ma il percorso va affrontato di giorno in giorno. Dalle prossime partite vedremo, perché è chiaro che il derby sarà già un test importante, sono 4 test fondamentali con Milan e Lazio e poi soprattutto con il Barcellona, che è la squadra ai vertici a livello europeo ed è un punto di riferimento.